È di recente uscita PS5 Pro e se mi conoscete saprete che sono appassionato, oltre che di hardware di computer, anche di console e videogiochi, e devo dire che è stato un duro colpo per tutti noi appassionati di console, poiché questo prezzo veramente folle, al di là delle caratteristiche anche magari un pochino traballanti, hanno reso questa console davvero attaccabile su diversi fronti. E il mio lato da PCista andrà a mostrarvi come realizzare un computer spendendo la stessa cifra con tutte componenti nuove, che avrà prestazioni sia lato CPU che lato GPU superiori a quelle di PS5 Pro. Andremo a vedere un computer facsimile più o meno con le stesse caratteristiche di quelle che potrete andare ad acquistare online, all'opera più o meno negli stessi scenari dove va a giocare in casa PS5 Pro, sostanzialmente puntando a una risoluzione di output 4K, ovviamente raggiunta tramite upscaling, e con un refresh rate e frame rate relativo di 60 fps. Inoltre, come bonus, alla fine del video vedremo una configurazione che con 200 euro in più rispetto al budget che bisogna spendere per PS5 Pro va letteralmente ad asfaltare quest'ultima. Quindi, detto questo, iniziamo. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendaro pazzo. Oggi siamo qui con questo video particolare dove andiamo ad unire questi due mondi che, ahimè, purtroppo vanno molto spesso in contrasto, quello del PC gaming e delle console, perché avrete visto, insomma, è uscita PS5 Pro, che ha fatto molto parlare di sé perché è andata letteralmente in barba a tutte le previsioni economiche, di marketing, di posizionamento che si erano fatte, cioè che questa console non doveva costare così tanto, soprattutto qua in Europa. Eppure Sony l'ha posizionata in questa fascia di mercato, comunque venderà milioni di unità, però non sarà sicuramente una scelta facile per anche tutti gli appassionati, poiché oltre ad essere posizionata ad un prezzo secondo me abbastanza fuori di testa per quello che offre la console, soprattutto appare come una versione castrata rispetto alla PS5 che noi tutti ormai conosciamo da 4 anni, visto che questa PS5 Pro di base, saprete, non implementa il lettore di dischi Blu-ray al suo interno, e ciò fa sì che se qualcuno come sottoscritto ha una collezione di giochi di PS4 da più di 150 titoli e PS5 di una ventina, venticinquina, non può giocare questi ultimi se non andando ad acquistare un lettore che viene venduto e che attualmente tra l'altro è stato scalperato malissimo dal prezzo tra l'altro di lancio di 120 euro, che tra parentesi non sono pochi. Attualmente si può trovare forse sui 150 se siamo fortunati, ma anche considerando il costo di 120 euro potremo poi andare ad aggiungere un'altra trentina di euro per la base per tenere PS5 Pro in verticale, visto che su PS5 veniva fornita insieme alla console e su PS5 Pro invece non viene fornita. Quindi sostanzialmente questa console, che qua da noi è arrivata a costare da sola 800 euro, andando a sommare queste due cose arriva come niente a 950 euro minimo se troviamo tutto al suo prezzo di mercato. Quindi, come avrete intuito da titolo, copertina e intro, in questo video andremo a realizzare con lo stesso budget un computer e a vederne anche le prestazioni. Prima però di continuare con questo video vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale, così da supportarmi, e attivando anche la campanellina per ricevere tutte le notifiche, così da rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che usciranno sempre qui sul canale la domenica alle 2 di pomeriggio. Inoltre invito anche a iscrivervi ai miei due canali Telegram di offerte, dove troverete tutte le offerte riguardanti hardware e videogiochi nuovi su uno dei due canali, e invece nell'altro troverete tutte queste offerte usate. In entrambi i casi si tratta di offerte di Amazon, quindi state tranquilli per garanzia e assistenza sempre al top. Infine vi ricordo anche di seguirmi sul mio canale di TikTok e sulla mia pagina Instagram, così da non perdere nessuno short in versione integrale, visto che su YouTube purtroppo vengono tagliati a 60 secondi. Detto questo, direi ora di ripartire con PS5 Pro e il PC che andrà ad emularne le prestazioni. Prima però di passare alle componenti che abbiamo utilizzato per questo computer, che vi dico subito saranno un pelino diverse rispetto a quelle che troverete qua sotto in descrizione, ma il livello di prestazioni sarà analogo, ci terrei ad andare a specificarvi le caratteristiche tecniche di PS5 Pro, perché secondo me è bene farlo. Alcune non sono diverse da quelle che ha già PS5 che conosciamo,
Ad esempio il processore, sì, perché PS5 Pro avrà al suo interno una CPU 8 core 16 thread su architettura Zen 2, un'architettura di AMD che ormai ha 5-6 anni e che abbiamo visto già e conosciamo da così tanto tempo dai Ryzen della serie 3000. Il livello di prestazioni in gaming nei giochi sostanzialmente che girano su PS5 e di conseguenza su PS5 Pro si attesta su un livello di un Ryzen 5 3006. Pur essendo 8 core, un core è dedicato alla registrazione, un altro probabilmente al sistema operativo, le prestazioni che abbiamo sono sostanzialmente quelle di un 6 core, che comunque non è male, però su una console che nel 2024, anzi a fine 2024 ci viene fatta pagare così tanto, non sono sicuramente entusiasmanti. Anche per quanto riguarda il comparto memorie non abbiamo grossi cambiamenti, poiché la capacità è sempre di 16 GB di tipo GDDR6. Sapete che su console abbiamo sia RAM di sistema che VRAM unificate, in questo caso 16 GB bastano per tutto il sistema, e come frequenza velocità questa di PS5 Pro è un pochino più spinta, quindi per un bandwidth che dovrebbe essere sulla carta di circa il 24% più spinto, quindi non pochissimo, però sicuramente non uno stravolgimento. Per quanto riguarda il cambiamento sostanziale di PS5 Pro abbiamo ovviamente la scheda grafica, che in questo caso è stata aumentata da 40 compute unit a 60, sostanzialmente per un aumento di prestazioni dichiarato sulla carta del 43% circa. Al di là di questo la GPU che avevamo su PS5 base era basata sull'architettura RDNA2, questa di PS5 Pro dovrebbe essere basata sull'architettura RDNA3 con probabilmente qualche funzionalità particolare customizzata che viene derivata dall'architettura RDNA4, in particolar modo per le prestazioni in ray tracing che, a detta di Mark Cerny, l'ingegnere principale di Sony, saranno anche aumentate del 2-3 per rispetto a quelle che avevamo su PS5 base, che ripeto era su architettura RDNA 2 con i primi RT Core a disposizione forniti da AMD. Lo storage invece è stato aumentato da 825 GB che aveva PS5 a 2 TB che avrà questa PS5 Pro, alla stessa velocità, sempre di tipo saldato sul PCB, e dovrebbe avere anche in questo caso la possibilità di upgradeare lo storage in futuro con un'espansione di tipo NVMe. Quindi, tenendo a mente queste caratteristiche, possiamo andare ora a stilare una lista di componenti per questo computer che andrà a superare le prestazioni di PS5 Pro, e vi dico subito, ovviamente rimanete fino alla fine del video perché poi andremo a vedere anche quello che io reputo in realtà il vero console killer, che però purtroppo va a costare qualcosina in più, ma in quel caso veramente possiamo aspettarci dei miglioramenti sostanziali anche in termini di upgradabilità. Come processore in questo caso, se su PS5 e PS5 Pro abbiamo una CPU equivalente a un Ryzen 5 3006, possiamo benissimo andare a prendere un Ryzen 5 5600 oppure un i5 12400, che sono due CPU più o meno sullo stesso piano e che vanno circa il 20% in più rispetto a Ryzen 5 3006 in gaming, forse in alcuni casi anche qualcosina in più, e sono due processori che possiamo trovare nuovi su Amazon intorno ai 110-120 euro, in offerta ecco scendono anche qualcosina. Poi tra l'altro se volete andare su AliExpress possiamo pagarli anche sotto i 100 euro, a volte anche sugli 85, ma se invece rimaniamo nell'ambito Amazon store locali aspettatevi di pagarli un 120 euro. Come scheda madre dove andremo a montare le componenti dipende ovviamente dalla piattaforma. Se scegliamo un Ryzen possiamo andare a prendere una A520M, delle schede madri ovviamente entry level, perché non andremo a fare overclock, non andremo a fare assolutamente nulla, ma che ci serve appunto per andare a mettere su tutti i componenti e che funzioni e che ci regga questa CPU senza particolari problemi. Attualmente ce n'è una della Gigabyte a 48 euro spedita da Amazon, che è veramente un prezzaccio, ed è anche una scheda alla fine, pur essendo super entry level, di tutto rispetto. Per quanto riguarda l'i5 possiamo andare a prendere una scheda madre con socket LGA 1700 come una H610, anche in questo caso schede madri veramente super entry level che anche andandoci a mettere una CPU più potente di un i5 potremo avere dei problemi in termini di alimentazione, ma per questa CPU che lasceremo qui per far andare questo PC come una console non ci darà nessunissimo problema. E come prezzo anche in questo caso forse siamo sui 60 euro, qualcosina in più. Come memoria RAM in realtà ci basterebbero anche 16 GB di memoria DDR4, possibilmente in doppio banco, che attualmente
paghiamo sui 30-35 euro, ma se vogliamo andare a superare le prestazioni di PS5 Pro, non che la RAM e il quantitativo di RAM facciano chissà che differenza, però magari nei futuri giochi, soprattutto se andiamo ad aumentare i settaggi, risoluzione, potrebbe far comodo, ci starebbe anche andare a prendere 32 GB di RAM, visto che attualmente ci sono diversi kit che costano intorno ai 50 euro, se no ripeto risparmiamo 20 euro circa e prendiamo 16 giga, anche se secondo me conviene investire sui 32. Come dissipatore della CPU per tutte e due le piattaforme possiamo utilizzare i relativi dissipatori stock e siamo a posto. Come alimentatore invece vi consiglierei un alimentatore sui 50 euro che può essere benissimo un ITEC BD500 che è basato su un'ottima piattaforma stabile e anche affidabile, quindi andiamo senza nessunissimo problema. Come invece SSD, in questo caso possiamo scegliere due vie. La prima è andare con un SSD NVMe 3.0 da 1 TB, in questo caso li possiamo pagare sui 60 euro, oppure andarne a prendere uno da 2 TB, quindi da andare così a colmare il gap con PS5 Pro, che però paghiamo circa il doppio, quindi 120 euro. In entrambi i casi vi lascio il link qua sotto per valutare con la vostra scelta. Passando ora al case, qui diciamo possiamo scegliere un po' quello che ci pare, sia in base all'estetica, ovviamente anche alla funzionalità e al nostro budget che ci rimane. Io in questo caso andrò ad utilizzare un Endorphi Regnum 400 ARGB, che è un case sicuramente non super economico ma veramente molto di impatto esteticamente e effettivamente anche molto prestante dal punto di vista delle temperature, insomma del raffreddamento in generale, ma ripeto possiamo andare anche a prendere case un pochino più economici. Abbiamo visto lo stesso Endorphi Ventum 200 ARGB in un video in cui abbiamo visto il tutorial di come assemblare un computer, ma ci sono ovviamente tanti altri modelli di marche e brand che conosciamo ormai sui 50 euro, 60. Al di sotto di questa cifra è un pochino difficile prendere qualcosa di qualità, ve lo dico subito. Ed essendoci tenuti come ultimo pezzo la scheda grafica, in questo caso se consideriamo che PS5 Pro è un 44% più veloce di PS5, possiamo andare a rivedere quella che era la scheda grafica facsimile di PS5, cioè una RX 6700 basata sull'architettura RDNA2 con 2304 streaming processor, insomma tutte le sue varie specifiche. Se andiamo a valutare il grafico di Tech Power Up, che è basato su dati effettivi testati da questa testata giornalistica veramente importantissima in questo ambito, possiamo vedere che una scheda che va il 44% in più rispetto a una RX 6007 liscia è una per esempio RTX 3070 Ti per quanto riguarda la generazione passata, che attualmente si trova nel mercato dell'usato ma non nuova, oppure anche una RX 6008, anche questa scheda di generazione passata che ora difficilmente si trova nuova e che vi dico subito non sarà alla pari in termini di feature offerte a quella che avrà PS5 Pro. Se vogliamo stare al passo, secondo me potrebbe convenire andare a prendere o una RX 7700 XT per avere una scheda che più o meno è pari rispetto a questa, ma anche in questo caso avremo insomma feature secondo me dal livello di ray tracing e di upscaling video inferiori, oppure andare sul gradino successivo che è quello che andremo a vedere oggi, cioè sulla RTX 4070, che sulla carta dovrebbe essere un 60% più forte di PS5 base, quindi ecco c'è una differenza abbastanza sostanziali tra PS5 Pro e la 4070, al di là del fatto che questa GPU Nvidia offra upscaling accelerato da core dedicati che conosciamo ormai benissimo, cioè il DLSS, e ovviamente anche ray tracing che gira su core dedicati di quarta generazione mi pare, quindi davvero niente male, che ovviamente faranno sentire la loro presenza negli ambiti in gaming dove andremo ad attivare il ray tracing. Ovviamente non c'è da dimenticare anche la scheda di rete, cosa che nei PC di solito viene lasciata in secondo piano, però la console ce l'ha. In questo caso andiamo a mettere una scheda di rete wireless Wi-Fi 6 con Bluetooth 5.2. La PS5 Pro dovrebbe avere una scheda di rete Wi-Fi 7, quindi in questo caso effettivamente purtroppo andiamo a perderci un pochino,
però vi dico, secondo me la differenza, soprattutto con la velocità di connessione che abbiamo attualmente in Italia, non è sicuramente un grande svantaggio avere una scheda di rete che è Wi-Fi 6 al posto che Wi-Fi 7, quindi per 25 euro devo dire che non è male, e questo ci permette anche di connettere eventuali controller e periferiche via Bluetooth ed utilizzare questo computer anche non direttamente cablato a un cavo di rete. Quindi il costo complessivo di tutta questa build messa insieme, che ripeto trovate qua sotto in descrizione tutto l'elenco delle componenti da acquistare, si aggira tra i 930 e i 950 euro, considerando l'SSD da 1 terabyte. Quindi se vogliamo prendere quello da 2 tera consideriamo circa una sessantina di euro in più. Alla fine possiamo farci andare benissimo quello da 1 tera, ma se vogliamo avere al pari le specifiche di PS5 Pro dobbiamo spendere qualcosina in più. E ora direi di passare a un brevissimo assemblaggio e poi a quelle che saranno i test di questa macchina confrontate più o meno a quelle che sono le performance che ha PS5 Pro nei vari titoli che abbiamo visto, insomma, che vediamo spesso qua in benchmark sul canale. Ora vediamo le prestazioni. Come primo test abbiamo Control, in questo caso in 4K come risoluzione, DLSS Quality, settaggi di Digital Foundry e Ray Tracing medio. Qui questo computer riesce ad avere un frame rate di 69 fps di media con un percentuale di 56. La PS5 Pro ancora non è stata annunciata una patch per questo gioco, però sappiamo PS5 faceva 30 fps con Ray Tracing ma non con questi settaggi, quindi presumibilmente la PS5 Pro potrebbe arrivare a farne 60, ma non è detto. Su Alan Wake 2, sempre in 4K DLSS bilanciato e settaggi di PS5, abbiamo come frame rate, senza però ovviamente il ray tracing in questo caso, un frame rate con questo PC di 65 fps, anche con un percentuale veramente molto buono di 54,5 fps, più o meno è quello che ci si può aspettare da PS5 Pro. In 4K DLSS prestazioni con path tracing abbiamo invece 31 fps, anche questa è una modalità che potrebbe raggiungere PS5 Pro ma con una qualità grafica effettivamente inferiore, visto che non abbiamo il DLSS Ray Reconstruction, e invece con i settaggi che abbiamo visto precedentemente col frame gen arriviamo a 85 fps come niente. Death Stranding 4K DLSS Quality, settaggi maxati, questo è un esempio di titoli che su PS5 Pro potrebbe arrivare a 120 fps se non ci fosse una limitazione dal punto di vista della CPU, perché vi dico, secondo me con la CPU di PS5 Pro questo gioco non riuscirà ad arrivare a 120 fps, cosa che invece con questo PC si riesce a fare. Su Fortnite però ancora col capitolo scorso, quindi capitolo 5 stagione 4, 4K DLSS Quality e settaggi medi, arriviamo a 160 fps, quindi ben sopra i 120 che potrebbe fare PS5 Pro. E se passiamo ora al mattone di turno Cyberpunk 2077 4K DLSS bilanciato, settaggi di hardware unboxed che sono più alti di quelli che utilizza PS5 base, arriviamo a 93 fps, quindi un bel po' in più anche di quello che si presume riesca a fare PS5 Pro. Passando alla modalità in ray tracing, però in questo caso con DLSS prestazioni, e abbiamo tutte le componenti del ray tracing attive. Vi ricordo PS5 in questo caso abilitava solo le ombre, PS5 Pro probabilmente farà anche i riflessi. In questo caso facciamo 54 fps con un percentuale di 41, che secondo me non è male
e PS5 Pro non riuscirà ad arrivare a questo livello di prestazioni. Passando a The Finals, titolo in Unreal Engine 5 in 4K DLSS prestazioni, ray tracing medio e settaggi medi, arriviamo a 112 fps. Anche in questo caso secondo me PS5 Pro non riuscirà ad arrivare a questa soglia di frame rate per il fatto della CPU, visto che è un gioco molto CPU intensive. Con questo PC invece riusciamo senza problemi, e volendo potremo anche abilitare il frame gen. Su Black Myth Wukong 4K DLSS prestazioni e settaggi di Digital Foundry che sono più alti di quelli che utilizza PS5, arriviamo a 62 fps di media con un frame rate minimo di 41. In 4K DLSS prestazioni con anche full ray tracing a ultra, quindi cosa che PS5 Pro vi dico non riuscirà ad arrivare, facciamo 36 fps, quindi per un'esperienza a 30 fps è più che accettabile, con una qualità grafica veramente ottima. Passiamo ora all'ultimo titolo, Final Fantasy XVI 4K DLSS prestazioni e settaggi di Digital Foundry, arriviamo a 69 fps di media con un 1% low di 48,8 fps. In questo caso PS5 fa 30 fps con una qualità grafica vi dico più bassa, quindi PS5 Pro magari arriverà a 60, non è detto che siano però stabili. In 4K DLSS prestazioni, stessi settaggi di prima ma col frame generator, cosa che possiamo abilitare con questo PC, arriviamo a 94 fps senza particolari problemi, con un 1% low comunque molto alto. E ora direi di passare alle considerazioni finali. Rieccoci qui ragazzi per le considerazioni finali riguardanti questa build ammazza PS5 Pro. Che dire, le prestazioni le abbiamo viste nei benchmark e in questo caso, diversamente dai test che facciamo di solito, erano focalizzate proprio su un aspetto particolare, perché visto che parliamo di un PC console killer, ho reputato giusto, ecco, andare a comparare le due cose nello stesso campo di battaglia, quindi magari in modalità di gioco a 30 fps addirittura, o 60 per la maggior parte dei casi, e anche 120 fps. Vi dico, per quanto riguarda i giochi a 60 fps, secondo me riusciamo comunque, avendo qualcosina in più in termini di potenza grafica rispetto a PS5 Pro, ad avere una qualità grafica maggiore sul PC. Stessa cosa anche a refresh rate più elevati, e questo è dovuto non soltanto alla scheda grafica ma anche al processore, poiché molti titoli che anche abbiamo visto oggi su PS5 Pro secondo me molto difficilmente, anzi mi viene da dire quasi impossibile che raggiungano questa soglia di frame rate, mentre con una piattaforma come anche quella che abbiamo visto oggi, alla fine un i5 12400, una CPU di fascia media di qualche anno fa, riesce a farci arrivare senza nessunissimo problema. Sto pensando a titoli anche competitivi come The Finals che girano sulla Unreal Engine 5 e magari da qui in futuro ne usciranno anche altri, quindi per questo dico PS5 Pro con questa CPU un po' traballante, ecco, è un pochino indietro, come abbiamo già visto, rispetto a un computer come quello che abbiamo visto oggi. Come promesso però ora mi concentrerei su quella che secondo me sarebbe la piattaforma ideale su cui puntare per realizzare un PC sostanzialmente da gaming spinto, che vada a superare di molto anzi le prestazioni di PS5 Pro, senza però andare ad utilizzare un budget fuori di testa. Rispetto a questa build che abbiamo visto oggi, che utilizza piattaforme di vecchia generazione, questa configurazione, che vi dico subito vi verrebbe a costare in totale 1150 euro, 1200 euro massimo, quindi sostanzialmente 200 euro in più circa rispetto a questa che abbiamo qua, alla fine ci offrirebbe una piattaforma più nuova, l'attuale socket AM5, con una CPU anche praticamente di ultima generazione, un Ryzen 5 7500F 6 core 12 thread, con 32 GB di RAM, DDR5 6000 MHz CL30 che offrono un bel po' di bandwidth in più rispetto alle DDR4 che conosciamo bene, il tutto accompagnato da una scheda madre ASRock A620M HDV, che è una scheda madre che attualmente può essere pagata 88 euro. Con l'aggiunta di una scheda di rete da 25 euro riusciamo a portarci a casa per poco più di 100 euro una scheda madre che va benissimo per supportare una CPU per un PC da gaming come quello che potremo andare a realizzare. In realtà la possiamo utilizzare una build del genere per tutto quello che ci pare, alla fine non avremo particolari limitazioni, e come tocco finale di questa build potenziata io andrei a spendere quei 60-70 euro in più
per andare a prendere una scheda grafica più spinta, in questo caso la RTX 4070 Super, poiché attualmente si può trovare sui 580 euro, qualche mese fa in realtà si trovava anche a 560, quindi la differenza era ancora meno, però è una scheda che con una cifra relativamente ristretta ci offre quasi il 20% di prestazioni in più, il che non è poco e ci potrebbe permettere di raggiungere soglie di frame rate ancora più stabili di quelle che abbiamo visto nella build di oggi, oppure potrebbe, ecco, permetterci di arrivare a queste soglie magari con titoli futuri che usciranno nei prossimi mesi o anni, che saranno sicuramente più pesanti di quelli che abbiamo oggi. Quindi anche per un fattore di upgradabilità e futuribilità, una build con le componenti che vi ho appena elencato da andare a modificare rispetto a quella che abbiamo visto oggi, secondo me sarebbe la scelta migliore. Alla fine come dissipatore, anche qui se abbiamo qualcosina in più di budget è meglio andare a prendere un dissipatore dedicato, anche un Thermalright da 20 euro, ma oppure anche gli Endorphi come il Ferra 5 Black che abbiamo visto qualche mese fa. Sono ottimi dissipatori d'aria, spendiamo veramente pochissimo e abbiamo un PC molto più silenzioso. Come alimentatore lo stesso Hitech BD500 va benissimo per una build del genere, la 4070 Super e Ryzen 5 7500F non arrivano di certo a consumare più di 350 watt messi insieme a pieno carico, il che con un alimentatore da 500 watt è più che sufficiente. Per quanto riguarda invece il case che abbiamo visto oggi, vi ripeto, questo è l'Endorphi Regnum 400 ARGB, che è un case che mi ha gentilmente inviato Endorphi proprio per la realizzazione di questo video e per questo motivo li ringrazio. È un case che secondo me fa la sua porca figura, anche se, per dirla tutta, secondo me dovrebbe costare qualcosina meno, perché almeno come MSRP attualmente è a 100 euro e va a fare concorrenza allo stesso case sempre proposto da Endorphi, che è l'Arx 500, che ha lo stesso MSRP a 100 euro, il quale però è un case a mio parere di fascia più alta, sia per qualità di materiali e ventole che sono più grandi da 140 mm l'una, mentre queste sono delle Stratus da 120 mm, che comunque sono ottime ventole. E anche come feature secondo me l'Arx, anche per il fatto che il pannello laterale si può svitare dai lati e sfilare, mentre questo invece ha le quattro vitine disposte come vedete qui, insomma ci sono tante piccole differenze. Vi consiglio di andare a rivedere il video, ve lo lascio linkato qua in alto, sulla mia build da registrazione streaming dove abbiamo utilizzato quel case, se vi può interessare, perché quello secondo me per la cifra è veramente un ottimo case. Anche questo secondo me, se siete particolarmente fan degli RGB e se vi piace magari più l'estetica di questo rispetto a quella dell'Arx, è sicuramente un case da valutare. Ripeto, se vogliamo andare a risparmiare ovviamente ci sono anche tante alternative, sempre anche di Endorphi oppure di altri brand, insomma, che abbiamo anche visto qui sul canale in passato. Quindi per concludere questo video, io come sempre spero che vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, fatemelo sapere qua sotto con un bel mi piace e con un commento su cosa ne pensate di questa build e questo genere di build che vanno a rompere le scatole alle console. Detto questo, direi che ho parlato anche troppo per questo video. Io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima. Ciao a tutti ragazzi.